Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. Figli miei, disse un uomo povero ai suoi 4 figli, non ho nulla da darvi. Dovete uscire nel mondo e provare a cercare la vostra fortuna. Iniziate imparando un mestiere o una abilità e vedete come ve la caverete. Così i 4 fratelli presero i loro bastoni e i piccoli fagotti e dopo aver salutato il padre, partirono insieme attraverso il cancello. Dopo aver camminato per un po', arrivarono a un incrocio dove si incontravano 4 strade, ognuna delle quali portava a un paese diverso. Allora il fratello maggiore disse: «Qui dobbiamo separarci. Tra 4 anni torneremo in questo punto, e fino ad allora ognuno di noi deve vedere cosa può fare da solo». Così ogni fratello andò per la propria strada. Il fratello maggiore camminava in fretta quando incontrò un uomo che gli chiese dove stesse andando e cosa volesse. «Sto cercando fortuna nel mondo e vorrei iniziare a imparare un mestiere», rispose. «Allora vieni con me e ti insegnerò a diventare il ladro più astuto di sempre», disse l'uomo. «No», rispose il giovane, «quello non è un lavoro onesto, e cosa puoi guadagnare alla fine se non il patibolo?» «Oh», disse l'uomo, «non devi preoccuparti del patibolo. Ti insegnerò solo a prendere ciò che è lecito, cose che nessuno vuole o può trovare, e dove nessuno ti prenderà». Così il giovane accettò di seguirlo e divenne così abile che nulla gli sfuggiva una volta che si metteva in testa di prenderlo. Il secondo fratello incontrò anche lui un uomo che, quando seppe cosa il fratello stava pianificando, gli chiese quale abilità volesse seguire. «Non lo so ancora», disse. «Allora vieni con me e diventa un astronomo. È un'abilità nobile, perché nulla può esserti nascosto una volta che comprendi le stelle». L'idea lo entusiasmò e presto divenne così talentuoso che, quando finì il suo addestramento e voleva lasciare il suo maestro, gli fu dato un telescopio e gli fu detto: «Con questo puoi vedere tutto ciò che accade nel cielo e sulla terra, e nulla ti sarà nascosto». Il terzo fratello incontrò un cacciatore, che lo prese con sé e gli insegnò tutto sulla caccia fino a quando divenne molto abile nei misteri del bosco. Quando lasciò il suo maestro, ricevette un arco e gli fu detto: «Qualunque cosa tu tiri con questo arco, sicuramente colpirai». Il fratello più giovane incontrò anche lui un uomo che gli chiese cosa volesse fare. «Non ti piacerebbe diventare un sarto?» chiese l'uomo. «Oh no», rispose il giovane. «Stare seduto tutto il giorno con ago e filo non fa per me». «Oh», rispose l'uomo, «non è il mio tipo di sartoria. Vieni con me e imparerai un mestiere diverso». Non avendo molto altro da fare, accettò e imparò a cucire dall'inizio. Quando terminò il suo addestramento, il suo maestro gli diede un ago e gli disse: «Puoi cucire qualsiasi cosa con questo, sia che sia morbido come un uovo o duro come l'acciaio, e i punti saranno così fini che nessuna cucitura sarà visibile». Dopo 4 anni, i 4 fratelli si incontrarono di nuovo all'incrocio. Si salutarono e tornarono a casa dal padre, dove condivisero tutto ciò che era accaduto e come ciascuno avesse appreso una particolare abilità. Un giorno, mentre sedevano davanti alla casa sotto un albero alto, il padre disse: «Vorrei vedere cosa può fare ciascuno di voi». Guardò in alto e disse al secondo figlio: «In cima a questo albero c'è un nido di fringilla. Dimmi quanti uccelli ci sono dentro». L'astronomo prese il suo telescopio, guardò in alto e disse: «5». «Ora», disse il padre al figlio maggiore, «prendi le uova senza che l'uccello se ne accorga».
Il ladro astuto salì sull'albero e prese con attenzione le 5 uova senza che l'uccello se ne accorgesse, e questo continuò a rimanere tranquillo. Poi il padre mise le uova sul tavolo, una su ogni angolo e una in mezzo, e disse al cacciatore: «Spara tutte le uova in 2 con un colpo». Il cacciatore prese il suo arco e, con un solo colpo, colpì tutte e 5 le uova come richiesto dal padre. «Adesso tocca a te», disse il padre al giovane sarto. «Cuci di nuovo le uova e i pulcini dentro di esse in modo così preciso che non vengano danneggiati». Il sarto prese il suo ago e cucì le uova come indicato. Quando finì, il ladro fu mandato a restituire le uova al nido senza che l'uccello se ne accorgesse. L'uccello rimase seduto e le covò, e dopo pochi giorni i pulcini uscirono con solo una piccola linea rossa attorno al collo dove il sarto li aveva cuciti insieme. «Ben fatto, miei figli», disse il vecchio. «Avete sfruttato bene il vostro tempo e imparato qualcosa di prezioso. Ma non so davvero chi debba ricevere il premio. Spero che arrivi presto il momento in cui possiate usare le vostre abilità per qualcosa di importante». Non molto dopo ci fu molta agitazione nel paese perché la figlia del re era stata rapita da un feroce drago. Il re era molto triste per la sua perdita e annunciò che chiunque la riportasse indietro avrebbe potuto sposarla. I 4 fratelli si dissero: «Questa è la nostra occasione. Vediamo cosa possiamo fare». Decisero di provare a salvare la principessa. «Io scoprirò dove si trova», disse l'astronomo, guardando attraverso il suo telescopio. Presto esclamò: «La vedo lontana, seduta su una roccia in mare, e vedo il drago vicino a lei che la sorveglia». Allora andò dal re e chiese una nave per sé e i suoi fratelli. Salparono attraverso il mare fino a raggiungere il posto giusto. Lì trovarono la principessa seduta sulla roccia, proprio come aveva detto l'astronomo, mentre il drago dormiva con la testa sulle sue ginocchia. «Non posso sparargli», disse il cacciatore, «perché colpirei anche la bella giovane». «Allora userò la mia abilità», disse il ladro, e silenziosamente e delicatamente portò via la principessa dal drago, che rimase addormentato e non si accorse di nulla. Corsero verso la loro barca, pieni di gioia, ma presto il drago si svegliò e ruggì dopo di loro. Quando vide che avevano portato via la principessa, volò dietro di loro. Mentre cercava di afferrarli e riprendersi la principessa, il cacciatore prese il suo arco e lo colpì dritto al cuore, uccidendolo. Erano ancora in pericolo perché il drago era così grande che, quando cadde, rovesciò la loro barca e dovettero nuotare in mare aperto su alcuni tavoloni. Il sarto prese il suo ago e rapidamente cucì insieme alcuni dei tavoloni. Si sedette su di essi e navigò in giro, raccogliendo i pezzi della barca. Poi li rimise insieme così in fretta che la barca fu di nuovo pronta e tornarono tutti in sicurezza sulla nave. Quando riportarono la principessa a suo padre, ci fu grande gioia. Il re disse ai 4 fratelli: «Uno di voi sposerà la principessa, ma dovete decidere tra di voi chi sarà». Allora iniziarono a litigare. L'astronomo disse: «Se non avessi trovato la principessa, le vostre abilità sarebbero state inutili. Quindi lei dovrebbe essere mia». «Il tuo vederla non avrebbe avuto importanza», disse il ladro, «se non l'avessi portata via dal drago. Quindi lei dovrebbe essere mia». «No, è mia», disse il cacciatore, «perché se non avessi ucciso il drago, ti avrebbe strappato a te e alla principessa». «E se non avessi cucito la barca», disse il sarto, «voi sareste tutti annegati, quindi lei è mia». Allora il re intervenne e disse: «Ognuno di voi ha ragione. Poiché nessuno di voi può averla, la soluzione migliore
è che nessuno di voi sposi la principessa, perché c'è qualcuno che le piace molto di più. Ma per compensare la vostra perdita, darò a ciascuno di voi metà di un regno come ricompensa per le vostre abilità. Così i fratelli concordarono che questo piano era meglio che litigare o sposare una donna che non voleva nessuno di loro. Il re diede quindi a ciascun fratello metà di un regno, e vissero felici per il resto dei loro giorni, prendendosi cura del loro padre. Quanto alla giovane, qualcun altro si prese cura di lei affinché né il drago né alcun artigiano potessero mai più averla. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.